Ciao, benvenuti su Mintitaro. Nell'interattivo di oggi esploreremo le energie per la settimana che va dal 25 al 31 ottobre, Halloween. Come al solito abbiamo tre varianti fra cui scegliere, la prima con il quarzo fumé, la seconda con il quarzo citrino e la terza con l'agata azzurra. Potete fermare il video per scegliere con calma e seguendo l'istinto la variante che più vi comunica e poi andare direttamente al capitolo del video che descrive la variante che avete scelto. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, iniziamo con la prima variante, quella del quarzo fumé. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per ottenerne i maggiori benefici. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo il messaggero dell'aria che indica degli ostacoli nel nostro cammino, delle interferenze esterne, quindi non necessariamente degli ostacoli, dei blocchi, però comunque ha delle interferenze da parte di situazioni o persone esterne in quello che stiamo vivendo, in quello che stiamo facendo. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, la carta centrale è il 9 di spade, poi abbiamo la settimana che in apertura vede il 2 di denari, il 9 di bastoni e poi il 5 di spade. La seconda parte della settimana vede il re di coppe, il 2 di spade e il re di spade. Dunque è una settimana un po' difficilina, nel senso che ci sono effettivamente delle discussioni con altre persone o comunque il coinvolgimento nella vostra situazione di altre persone che comunque vi dà una certa ansia. Vediamo che la settimana vede subito che voi siete sulla difensiva con il 9 di bastoni perché appunto ci sono delle discussioni con altre persone, come indica il 5 di spade. Delle discussioni che vi danno molta ansia, molta preoccupazione o comunque insomma vi danno fastidio con il 9 di spade. Ora, i significati di queste carte bisogna sempre un po' legarli alla situazione, per dire, non è che la torre significa sempre distruzione, no? Bisogna guardarle nel contesto, quindi anche qui non dargli un valore assoluto. Il 9 di spade sicuramente indica preoccupazioni, ansia, però può anche scalare a un livello sopportabile, insomma, niente di eccessivo. Sta di fatto che ci sono delle interferenze nella vostra situazione, nella vostra vita, che creano delle discussioni, vi dovete un po' difendere da degli attacchi e il 2 di denari in apertura indica proprio la ricerca di un equilibrio tra voi e le esigenze probabilmente di altre persone. Cercare un po' di bilanciare le due cose, creare volendo una specie di mediazione, di trattativa, che però evidentemente funziona poco, almeno inizialmente, perché appunto vi vede molto sulla difensiva all'inizio della settimana e appunto coinvolti in colloqui, discussioni, insomma, che un attimo vi agitano con il 9 di spade. La seconda parte della settimana
vede appunto che tutta questa preparazione, queste discussioni, questo coinvolgimento di persone esterne a voi vi porta a dover, in teoria, prendere un po' una decisione che però non riuscite a prendere. Avete come due opzioni fra cui scegliere, come indica il 2 di spade. Vedete, questa ragazza ha le braccia incrociate al petto, le due spade indicano un po' come un bivio, no? Due opzioni fra cui scegliere. E è una decisione difficile, perché il 2 di spade indica una decisione difficile e quindi anche volendo un blocco, cioè per questa settimana non vi vedo preferire una strada rispetto all'altra. E queste due strade sono indicate in questo caso da due re, il re di spade e il re di coppe. Il re di coppe è sicuramente una persona più malleabile del re di spade, è una persona conciliante, serena, più empatica del re di spade. Il re di spade invece è una persona più decisa, che in maniera assertiva impone tranquillamente la sua decisione, il suo volere. Quindi la decisione che dovete prendere alla fine della settimana è che atteggiamento tenere, se far prevalere l'energia del re di coppe o l'energia del re di spade. Ehm, sono di pari grado, vedete, sono entrambi dei re, quindi voi la vedete, secondo me, perché il 2 di spade la costruisce questi bivi un po' bianco e nero, no? La vedete come una cosa assoluta, o è così o è così. Nel senso, o vi comportate come il re di spade, imponete il vostro volere, decidete, siete rigidi, oppure decidete di prendere l'atteggiamento del re di coppe, più conciliante, più malleabile, più empatico, che capisce più le esigenze degli altri. In realtà non sempre è così bianco e nera la situazione, non è necessario prendere una decisione così netta tra bianco e nero. Si può anche andare nel mezzo, però sembra che siete arrivati alla fine della settimana a un punto in cui dovete proprio decidere in maniera netta da che parte andare, come comportarvi, che atteggiamento tenere. All'inizio della settimana avete cercato di conciliare, avete cercato di mediare, non ci siete riusciti perché appunto non è servito a dissipare la tensione fra voi e gli altri. E quindi arriverete alla fine della settimana a dover appunto andare al nocciolo della questione e decidere se imporvi o meno. Ehm, Almeno arrivata a questo punto, poi magari riuscirete di nuovo a conciliare, lo sapremo strada facendo, nel senso che le carte di questa settimana non lo dicono. Rimanete un attimo bloccati alla fine della settimana in questo atteggiamento un po' bloccato. Dal punto di vista lavorativo, appunto, sembra che ci siano magari più attività da fare, magari più progetti a cui tenere, a cui, come dire, di cui prendersi cura, magari una collaborazione con altre persone che non sta funzionando e quindi vi sentite un attimo sotto attacco, vi sentite un po' nella necessità di difendere la vostra posizione, nella necessità di prendere la parola e di, come dire, essere coinvolti in una specie di discussione con i vostri colleghi o con il vostro supervisore. La cosa vi dà fastidio e praticamente alla fine della settimana dovrete decidere che atteggiamento tenere. Comunque, dal punto di vista
lavorativo, se siete dipendenti, volendo è anche positivo perché sta proprio a voi a un certo punto prendere in mano la decisione, decidere come andare avanti, decidere che atteggiamento tenere. Per il momento le carte non consigliano una strada per l'altra, non prediligono nessuna delle due perché questi due re sono proprio di pari grado e quindi, ehm, non consigliano una strada rispetto all'altra. Per altri di voi, sempre a livello lavorativo, ci potrebbe essere la scelta fra due opzioni lavorative, magari due tipi di clienti che si escludono a vicenda, oppure dovrete, come dire, decidere di andare con una persona, di seguire una persona oppure un'altra, magari ci sono due progetti e loro i due re indicano appunto i due tipi di progetti oppure le persone a capo di questi due progetti e voi dovrete decidere quali delle due, a quali delle due dirigervi. Ehm, Uno in questo caso più un progetto più che vi sta a cuore con il re di coppe dove magari il team è anche più conciliante, ehm, più in linea con il vostro carattere, mentre quello di spade magari permette una conoscenza, un aumento della conoscenza, è più, più interessante dal punto di vista lavorativo. Quindi, insomma, sta un po' a voi decidere. Dal punto di vista sentimentale, vedo appunto delle discussioni con la persona che frequentate, a cui tenete. C'è stato un momento in cui cercavate una conciliazione con il due di denari, però non è riuscita. Il due di denari può anche indicare appunto una volontà di un equilibrio fra la vostra vita relazionale ed altri settori della vostra vita, come può essere il lavoro o la famiglia. Vi sentite all'inizio della settimana appunto sulla difensiva, ci sono degli attriti con l'altra persona, appunto uno stato d'ansia come conseguenza, e poi alla fine della settimana dovrete anche in questo caso decidere che atteggiamento tenere, se più deciso con il re di spade o più conciliante con il re di coppe. Per alcuni di voi a livello sentimentale può essere una decisione fra due persone, il che appunto può indicare dei turbamenti e degli attriti, degli scontri, dei dubbi interni, appunto. Quindi una persona può essere più caratterizzata da dolcezza, maturità, emotiva come il re di coppe e l'altra persona più un po' più rigida, un po' più con il carattere un pochino più forte, però forse anche più affascinante, come indica il re di spade. Quindi a livello sentimentale ci sono un po' di attriti, un po' di dubbi, per alcuni di voi ci può essere appunto una scelta fra due persone, per altri di voi è una scelta su che atteggiamento tenere nei confronti della persona che frequentate. Vediamo adesso, quindi comunque, tanto per riassumere, questi ostacoli che indica il messaggero dell'aria, queste interferenze, praticamente
il vostro cammino è un po' segnato da appunto delle interazioni con altre persone attorno a voi che appunto non sono facili, creano dei dubbi e appunto anche volendo degli ostacoli materiali sul vostro cammino. Quindi è importante appunto che riusciate volendo bilanciare anche due atteggiamenti, cioè da una parte capire le esigenze dell'altro e dall'altra cercare però allo stesso tempo di far ragionare l'altra persona e farle capire il vostro punto di vista con la logica e con l'empatia, no? Come indicano queste due figure. Quindi in linea generale questo impasse, questi ostacoli che derivano dall'interazione con altre persone possono essere superati attraverso la conciliazione appunto di questi due atteggiamenti. Da un lato molto logico, buoni argomenti di discussione, dall'altro però cercare anche ehm, di capire il punto di vista dell'altro, di empatizzare, quindi cercare di conciliare un attimo. Secondo me questo 2 di spade indica anche appunto questa presa di posizione che avete voi tra bianco e nero, tra cui decidere, però in realtà secondo me potreste secondo me, secondo le carte, giungere a una via di mezzo, non tutto è sempre bianco e nero. Vediamo un attimo cosa dice la carta degli archetipi su che atteggiamento tenere appunto in questo frangente, e abbiamo la regina o imperatrice. Questa è una carta interessante perché indica appunto potere, autorità, fascino, ehm, che viene utilizzata sia per proteggere gli altri ma anche proteggere se stessi, senza però scadere nell'autoritarismo, nella dittatura, nell'imporsi sugli altri. Quindi questo è l'archetipo che dovreste tenere a mente in questo frangente, ovvero cercate di mh, ispirare a autorevolezza ehm, e assertività senza scadere nell'arroganza, senza scadere nella rigidità mentale e nel autoritarismo. So se è un neologismo, autoritarismo, però insomma questo mi dà proprio l'idea che sia il messaggio finale delle carte per voi che avete scelto questa variante. Mi raccomando, non siate appunto, come dire, rigidi nelle vostre posizioni, cercate di mantenere un distacco tale che permetta di continuare avanti con una eventuale trattativa che dovete fare dentro voi stessi oppure con altri. Però io direi più altri, non sono tanto conflitti esterni questa settimana perché proprio il messaggio dell'aria parla di interferenze esterne. Bene. Spero che questa lettura settimanale vi sia stata di aiuto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere il like e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del quarzo citrino. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli a carta degli archetipi su che atteggiamento tenere questa settimana per ottenerne i maggiori benefici. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo l'incantatrice dell'aria. C'è una specie di disillusione con questa carta e
anche una certa sofferenza, un certo malessere. Non è molto positiva, però insomma indica anche delle paure che a volte non sono neanche basate su fatti reali, sono più ansie generate dalla nostra mente. Vediamo però cosa ci dicono i tarocchi. Dunque, la carta centrale è il 3 di coppe, poi abbiamo la stessa, la settimana che inizia in apertura con il paggio di coppe, poi abbiamo il 4 di bastoni, il 7 di denari, e poi abbiamo la seconda parte della settimana che vede il 3 di denari, la carta della giustizia e poi il 4 di coppe. Dunque, vediamo che in realtà la prima parte della settimana è abbastanza positiva perché inizia con il paggio di coppe che può indicare sia voi che avete un atteggiamento abbastanza fresco, vitale, sensibile, ingenuo, che si sente a casa, che si sente rilassato, che si sente in pace con se stesso, può anche indicare una seconda persona che appunto è più giovane mentalmente, se non per età, e che appunto entra nella vostra vita o già c'è, che con cui create un clima sereno di collaborazione, di stabilità. Io comunque direi che più in generale vedrei come una specie di offerta, un annuncio, una informazione che vi arriva, che vi fa star bene ed è occasione di celebrazione con il 4 di bastoni. C'è appunto un cammino che state iniziando, c'è una opportunità, c'è un'offerta, c'è un qualcosa che si avvia all'inizio della settimana che vi fa felici. E che vi fa sperare in dei buoni risultati con il 7 di denari. Indica questa carta appunto delle aspettative, qualcosa appunto che sta crescendo e di cui aspettate dei risultati in maniera abbastanza fiduciosa, perché appunto questa è una carta dove no, c'è un contadino che aspetta i frutti che maturino sulla pianta del suo campo. E quindi sono anche dei frutti che poi sono disegnati come appunto il seme dei denari, quindi insomma anche dei frutti che possono dare una consistente entrata, guadagni, quindi insomma anche qualcosa di materiale, essendo sempre comunque il seme di denari. E infatti subito dopo abbiamo anche comunque delle celebrazioni, ulteriori uscite. Qui c'è un 3 di coppe, subito dopo accompagnato dal 3 di denari, che quindi indica proprio la nascita, qualcosa dei frutti che stanno arrivando, con soprattutto la collaborazione con altre persone, perché il 3 di coppe indica appunto delle attività con altre persone, anche in maniera rilassata, anche in maniera felice, in modo come dire, ci si sente bene con queste persone con cui si collabora, e il 3 di denari indica proprio una collaborazione verso un progetto comune. Qui c'è un architetto, c'è il cliente che è il monaco della chiesa, c'è
l'artista e insieme collaborano per creare appunto dei miglioramenti nella chiesa, come è disegnato in questa carta. Quindi comunque ci sono delle collaborazioni che stanno nascendo, che stanno portando avanti con cui portate avanti delle attività. Ehm, alla fine della settimana ci saranno delle decisioni mh, che voi probabilmente dovrete prendere. Questo probabilmente vi darà un po' di ansia, un po' di paura con l'incantatrice dell'aria, perché abbiamo la carta della giustizia e la carta del 4 di coppe. Ora, siccome la carta del 4 di coppe solitamente indica un po' non essere soddisfatti di quello che si ha, non essere soddisfatti di una opportunità che si manifesta davanti a noi, può indicare questa giustizia proprio la mancanza di un equilibrio che invece va ristabilito. Probabilmente ci possono essere delle ansie perché questa collaborazione, pur andando avanti, pare poco equilibrata. Voi stessi potreste essere sotto giudizio, però insomma in generale direi proprio che c'è un qualcosa che non vi soddisfa pienamente e che vi porterebbe un po' di sconforto e soprattutto un po' di noia, come se evidentemente c'è un equilibrio che si sfalda in questa collaborazione. E quindi vi porta appunto un po' di ansia, un po' di fastidio. Sinceramente credo che in questo caso l'incantatrice dell'aria sia un attimino esagerata, perché tutto il resto delle carte non mi indica paure, sconvolgimenti o cose di questo tipo, però è anche vero che questa carta, l'incantatrice dell'aria, indica anche un po' di disappunto, un po' di disillusione, quindi può essere che alla fine della settimana appunto questa collaborazione che avete avviato vi lasci un attimo insoddisfatti. E voi sarete nella necessità di riequilibrare il rapporto con queste persone, con la carta della giustizia. Ehm, Magari anche a livello proprio ufficiale, visto che la carta della giustizia, insomma, di solito è vicino a un concetto anche legale, quindi può anche essere che magari per alcuni di voi si intendano dei procedimenti formali per riequilibrare i rapporti. Ma vediamo un attimo più al dentro della questione, per esempio, professionale. Come ho detto, c'è un'opportunità che è ancora agli inizi con il paggio di coppe che vi piace, che vi affascina, perché le coppe sono sempre qualcosa molto in linea con emozioni, in questo caso positive. È un'occasione di ehm, creare anche una stabilità nella vostra vita professionale e insomma, di appagamento. State aspettando appunto che i tempi maturino, comunque nel frattempo avete avviato delle attività, delle collaborazioni con delle altre persone che evidentemente a fine della settimana vi lascia un attimo un po' più disillusi e quindi cercherete di riequilibrare, cioè avrete la necessità per un verso di riequilibrare il rapporto in maniera più equa, più giusta secondo voi. Come ho detto, potrebbe essere anche qualcosa di più formale, che so, un contratto, una decisione tramite un mediatore. Qualcosa che appunto formalizzi il rapporto di collaborazione con queste persone. Però insomma niente che non sia fattibile secondo le carte, niente che
vi possa preoccupare più di tanto. Sicuramente c'è un po' di disillusione, appunto come indica l'incantatrice dell'aria, il 4 di coppe, un po' come dire mm, sì, di disillusione, insomma, c'è qualcosa che in questa collaborazione vi disturba e non avevate preventivato. Dal punto di vista invece sentimentale, appunto c'è una persona nella vostra vita che vi invita, vi fa una proposta, se siete single, che appunto ha tutta la potenzialità di crescere questo tipo di rapporto. Infatti siete molto speranzosi col 4 di bastoni e con il 7 di denari, che sia un rapporto che cresca, che si solidifichi, che abbia delle basi solide. Ehm, ci sono delle attività insieme con il 3 di coppe e il 3 di denari. Per alcuni di voi questi tre può indicare comunque che ancora prima che diventi solido ci possono essere delle frequentazioni libere con altre persone, quindi non è cioè ancora una cosa molto aperta, mettiamola così, e quindi alla fine della settimana potreste rivalutare l'idea di continuare questa frequentazione, appunto perché vorreste un rapporto più paritario, più equo, ehm, più in linea con le vostre esigenze, quindi magari dovrete prendere una decisione con la carta della giustizia. Per altri di voi invece appunto questo rapporto, che comunque è agli inizi, indica delle collaborazioni, delle attività insieme, che però appunto vi porteranno un attimo a rivalutare sempre comunque questa frequentazione, perché magari sono delle attività che vi fanno scoprire dei lati dell'altra persona che vi piacciono meno, c'è qualcosa che vi disturba, perché il 4 di coppe comunque indica sempre un po' di disappunto, un po' di disillusione, quindi probabilmente vorrete magari con la carta della giustizia creare una cosa più equa nei vostri confronti, una frequentazione più in linea con le vostre esigenze. Se invece siete in coppia, ci sono delle novità che arrivano, che sono frutto, cioè che sono occasioni di celebrazione, che portano a costruire qualcosa insieme con il vostro partner. Ehm, Vedo molte attività insieme, molte comunque. Una collaborazione molto stretta anche con altre persone al di fuori della coppia. Non intendo tradimenti, intendo proprio collaborazione felice, appagante, con altre persone al di fuori della coppia, uscite con gli amici, ma anche proprio collaborazioni, magari per fare qualcosa insieme, dei progetti insieme, e che magari appunto darà modo alla fine della settimana di però valutare se continuare queste collaborazioni con queste persone, anche dal punto di vista proprio come coppia, ecco. C'è qualcosa che vi disturba nel fare delle cose insieme con altre persone, qualcosa che vi lascia un po' dei dubbi e dell'amaro in bocca, però niente che sia particolarmente difficile. Quindi dal punto di vista sentimentale, insomma, o frequentate, c'è una- un invito, un inizio di frequentazione, un inizio di relazione. Per alcuni di voi questa nuova relazione può ancora essere aperta, anche se vedo che ci sono molti spunti perché si diventi una cosa un pochino più stabile,
però appunto per tutti nell'insieme, che siate in coppia o che non siate in coppia, alla fine della settimana c'è magari anche un'offerta, una possibilità, una proposta da parte dell'altra persona che però vi lascia un attimo con non soddisfatti e vi lascia un attimo ehm, un po' di disappunto e dovrete prendere comunque appunto delle decisioni a riguardo. Vediamo un attimo cosa dice la carta dell'archetipo su che atteggiamento tenere questa settimana. Come consiglio e abbiamo il bambino, l'archetipo del bambino però legato alla natura. Quindi per alcuni di voi può essere proprio un consiglio da prendere letteralmente, cioè di sentirsi, di sentire di nuovo un rapporto con la natura, quindi fare delle attività insieme col tre, sia di coppie che di denari che riguardino appunto l'ambiente, la natura, più in generale direi che questo archetipo sta a dire di essere un pochino più sensibili, più ricettivi alle esigenze altrui e anche mantenere appunto più una comunicazione anche più empatica nei confronti degli altri e anche più onesta, più naturale, fra virgolette. Cercare appunto di sentirsi più, come dire, in comunicazione col vostro ambiente e quindi cercare di tenere un approccio appunto più aperto nei confronti delle persone all'interno del vostro ambiente, quindi il 3 di coppe, il 3 di denari, quindi di essere comunque un po' più ricettivi, un po' più aperti e non chiudervi appunto a riccio come fa un po' il 4, la persona sotto l'albero del 4 di coppe. Bene, spero che questa lettura settimanale vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video interattivi e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'agata azzurra. Vediamo l'energia generale della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli la carta degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per ottenerne il massimo dei benefici. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il possente guerriero dell'aria. Questo è una carta un po' difficile perché indica un senso di sconfitta o comunque di disappunto, di delusione, perché non si è riusciti a raggiungere i propri obiettivi. Vediamo però cosa dicono le carte, le tarocchi. Dunque, abbiamo come carta centrale la regina di denari. Poi la settimana inizia con il 6 di bastoni, l'asso di bastoni, il 2 di spade. Poi la seconda parte della settimana vede il sole, il 2 di bastoni e la papessa. Dunque, in realtà è una settimana abbastanza intensa. Vediamo che inizia molto bene con il 6 di bastoni che indica dei riconoscimenti, una vittoria, l'ottenimento di un obiettivo. Vedete, questa è una persona che sta a cavallo trionfante con l'alloro, la corona di alloro, quindi insomma indica proprio una vittoria anche pubblica, anche un riconoscimento all'interno del vostro ambiente, del vostro entourage e il bastone
L'asso di bastoni rafforza questo proprio senso di vittoria. Tra l'altro indica anche una forte energia, una forte vitalità e anche un nuovo inizio che si apre davanti a voi con appunto il 6 di bastoni. Quindi la settimana sicuramente inizia molto bene, però appunto c'è il 2 di spade che indica un blocco, un qualcosa che non riuscite a fare, a decidere, perché evidentemente siete appunto all'inizio di un cammino con l'asso dei bastoni e che vi porta a dover prendere delle decisioni ed evidentemente la carta del possente guerriero dell'aria è un po' legata a questo 2 di spade perché siete fondamentalmente bloccati un po' dalle paure che evidentemente i successi acquisiti possano scomparire nel tempo, non possano essere confermati successivamente e quindi questo vi blocca un po' a metà settimana. Però in realtà sinceramente sono più paure di anticipazione, nel senso un'ansia, no? Del futuro che non è basata su dati reali, perché le successive carte sono abbastanza positive. Abbiamo la seconda parte della settimana che inizia con la carta del sole, che è un arcano maggiore bellissimo che indica proprio serenità, solarità, vitalità, conferma di successo, perché appunto il sole è proprio l'idea della realizzazione, della soddisfazione di se stessi, della sicurezza in se stessi. ehm, e anche la carta della regina di denari è una carta positiva perché indica appunto una concretezza, la capacità di gestire la propria situazione, la propria vita in maniera concreta, dandole stabilità, dandole sicurezza, sono doti di tipo manageriale anche abbastanza concrete e quindi non mi sembra di vedere in questa settimana se non altro grossi ostacoli diciamo concreti e reali, sono più che altro paure di anticipazione. Poi dopo il re abbiamo il paggio di bastoni che indica comunque la volontà di esplorare nuove attività, nuove avventure, perché è una energia molto curiosa, quello del paggio di bastoni, è un'energia di qualcuno che è pronto a intraprendere nuovi cammini, questo appunto può dare sicuramente un po' di ansia, però sicuramente c'è questa curiosità, questo spirito d'avventura dentro di voi. Possono anche indicare delle notizie che vi arrivano a fine settimana ehm, che appunto con la carta della papessa erano sconosciute. La carta della papessa indica un rimanere in se stessi, anche un po' come l'eremita, rinchiudersi nel proprio mondo. Quindi può essere che siano delle informazioni, delle notizie che appunto non vi erano conosciute e che da parte vostra necessitano una maggiore riflessione. Quindi in linea generale io direi che comunque è una settimana molto vitale, molto energica, con riconoscimenti all'inizio,
con conferme di successi alla fine, nel mentre avete delle paure, dei blocchi, soprattutto secondo me proprio psicologici, perché in realtà state lavorando molto bene con voi stessi e comunque nel vostro, nella vostra, a livello personale o a livello lavorativo. E poi a fine settimana avrete appunto delle informazioni, delle notizie che potrebbero aprire ulteriori scenari e che la papessa consiglia di rifletterci sopra ulteriormente, di cercare di capire dentro di voi quanto sia necessario prendere azione sulla base di queste informazioni, perché la papessa non è come altre carte tipo il mago, una persona d'azione, però anzi una persona abbastanza riflessiva, quindi una persona che parla poco e pensa molto, ecco, pensa in maniera intuitiva, pensa in maniera, diciamo, sicuramente non in maniera estremamente, cioè non si parla di pensieri tendenzialmente razionali, bianco e nero, però anzi cerca di conciliare vari lati della questione, quindi anche un po' intuitivamente, però insomma è una energia che consiglia la riflessione, da se stessi, da soli, senza magari riflettere insieme ad altri, però anzi proprio focalizzarsi sulla questione e capirla bene. Vediamo dal punto di vista lavorativo, ci sono dei riconoscimenti appunto all'inizio della settimana col 6 di bastoni, l'asso di bastoni indica proprio nuove attività, nuovi progetti, un avvio di un percorso nuovo, avete molta carica vitale e questa comunque rimane tutta la settimana perché è confermata dal sole successivamente, però appunto il 2 di spade indica un'indecisione, un blocco di tipo soprattutto psicologico che va risolto. Con la regina di denari appunto avete comunque un atteggiamento concreto e pratico che vi può aiutare in questo frangente. Mi viene da pensare che il sole insieme appunto alla papessa e al paggio indichi proprio la mettere alla luce delle questioni, delle informazioni, perché il sole no, indica anche trasparenza, anche la chiarificazione, no? Il chiarimento di alcune questioni, quindi possono arrivare delle informazioni a fine settimana che vengono portate alla luce, che portano alla luce ulteriori questioni su cui dovrete un attimo riflettere, come consigliato dalla carta della papessa. Dal punto di vista sentimentale c'è una passione nella vostra vita che è molto forte, soprattutto lo vedo all'inizio della settimana con l'asso di bastoni e poi anche il 6 di bastoni che quindi indica comunque un amore che o sorge o è appena nato e c'è una forte passione oppure c'è un ritorno di passione all'interno della coppia. Avrete un po' di dubbi appunto con il 2 di spade su come procedere e anche qui ci saranno delle questioni che sorgeranno, delle notizie, delle informazioni che verranno portate probabilmente alla luce e su cui dovrete riflettere. In questo caso però appunto, in questo caso come in tutti gli altri anche dal punto di vista professionale,
dovete mantenere un atteggiamento pratico, concreto e basato sui fatti, qualsiasi appunto notizia, informazione, annuncio arrivi, non seguite le vostre emozioni, non giudicate velocemente, però appunto basatevi su un atteggiamento concreto, basato sui fatti, come indica la regina di denari e riflettete ulteriormente su come procedere, cioè non agite immediatamente, ecco, non agite in maniera frettolosa sulla base delle informazioni ricevute. Vediamo un attimo cosa dice la carta degli archetipi su che atteggiamento tenere questa settimana in modo da ottenerne i maggiori benefici. E abbiamo l'archetipo del gossip o pettegolezzo. Dunque, è appunto un'energia che parla di informazioni, di parlare male alle spalle, di segreti che vengono alla luce, un po' come la papessa che indica appunto c'è qualcosa che è nascosto e che viene alla luce con la carta del sole. Dunque, queste due carte insieme comunque vanno a suggerire di non imbarcarvi in questo tipo di azione se siete voi a avere la possibilità di avere delle informazioni, di non rivelarle, almeno in maniera sconsiderata, a persone che non fanno parte della situazione, ma tenervele per voi stessi, come dice la carta della papessa. La papessa ha una energia che indica silenzio, che indica starsene per conto proprio, quindi di non rivelare, di non far parte di questo gioco del gossip. Se invece riguarda voi, non prendete azione immediatamente, però appunto riflettete e la maniera più saggia per poter rispondere, per insomma, prima di agire, prendetevi il tempo di rifletterci sopra. Sicuramente, appunto, non dare credito a informazioni non basate sui fatti, come dice appunto anche la regina di denari. Questo vale sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista lavorativo. Non immischiatevi in queste situazioni poco chiare, sì, poco chiare, non basatevi su voci di corridoio per qualsiasi cosa dovete decidere con il 2 di spade, bensì semplicemente sui fatti. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere le prossime previsioni. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!